Giovanni Bontà che rapporti aveva col fratello? Giovanni Bontà eravamo... Ah, con fratello? Sì. Erano fratelli. Questo lo sapevo. Insomma, erano buoni i rapporti tra i due fratelli? Quello era il capo, lui era un soldato, no? Capirà da un capo a un soldato, avevano un po' fra di loro un po' di cose che a me non c'entravano, cose familiari, sa? Non ne potevo attaccare io una brutta discorso fra Bontà, Stefano, Bontà, Giovanni, erano fratelli. Ma Giovanni, c'erano contrasti pure tra i fratelli sul fatto del traffico di stupefacenti, oppure no? Questo particolare non ci so dare proprio spiegazioni in merito, perché se avevano contrasti non ci so dire con precisione perché cosa avevano il contrasto. Il Teresi prese contatto con chi? Lei qualcuno l'ha nominato, mi pare, è vero? Dopo la morte di Bontà. Sì. Dato che vi eravate preoccupati in queste... Si sapere qualcosa in merito a questa morte di Bontà, è andato da Michele Greco. Sì, e questo lei l'ha detto. Sì, Con siccome lei mi ha detto in l'Inserillo contatto. si incontrò con l'Inserillo. Con Inserillo, quando è successo questo fatto della morte di Bontà, io ero in Inserillo, quando ci è andato diverse volte da Inserillo. Siccome Inserillo aveva una fabbrica di ferro in via Regione Siciliana, e sono Mimmo Teresi, ci andò diverse volte. Ci diceva Mimmo Teresi, non camminiamo insieme, ci succede una cosa, ci fanno la frettata come hanno fatto con Stefano Bontà. Invece Devise ci veniva più facile a poterci acchiappare tutti in un mazzo. Allora Inserillo Mimmo Teresi frequentava a Totuccio Inserillo in merito nella ferreria, la via Regione Siciliana, e ci andò diverse volte, dopo l'omicidio di Bontà. Allora il signor Michele Greco, quando Mimmo Teresi ritorna per sapere novità di Mimmo Teresi, dice: ma cosa ci vai a fare nella fabbrica di Totuccio Inserito? Dice: tu non c'hai l'orecchio. Dice: va bene. Però, siccome Mimmo Teresi era guardato a vista, tutti i passi che faceva, la rimanenza di gente che potevamo avere vicino, era controllato in qualsiasi modo. Mimmo Teresi ci ritornò in Totuccio Inserillo, sempre preso del cross per sapere da farsi cosa doveva fare. Michele Greco chiamò, dice: ma tu ancora continui? Dice: da non c'è ieri perché sono capo lettore. In questo ritorno è finita là. Dopo Mimmo Teresi io di nuovo da Totuccio Inserito, il giorno che l'hanno ucciso, dice: avevano ucciso da minuti a Inserito, e ritornò e dopo ancora io di Michele Greco. Di Michele Greco lo assicurò che per lui non c'era niente, tipo era guadagnare urbane, levava la macchina blindata. E questa è l'assicurazione netta Michele Greco, sia per Bontà, sia per Mimmo Teresi, e la rimanenza della nostra famiglia, quelle poche che siamo rimasti, ci hanno assegnato come commissione appartenita. Dunque, lei quando si incontrò poi con Mimmo Teresi? Con Mimmo Teresi mi incontravo l'ultima volta, il giorno di morire, che avevo dire a morire io. Il giorno di? Di morire. Il giorno di morire? Il giorno che lui. Il giorno che devo morire io avevo morire stesso insieme a lui. Essendo un pochettino più freddo, vedendo le cose brutte che c'erano in giro, avevamo un appuntamento, Mimmo Teresi, con i fratelli Pollarà, e l'avevamo in fondo, l'abbiamo ricevuto il signor Pollarà Giovan Battista, nel Baio Sorce, che sarebbe attaccato con la nostra famiglia, che faceva reggenza nella nostra famiglia. Perciò, quando abbiamo avuto questo appuntamento, Mimmo Teresi era convinto che era a casa nostra, non pensava un'agia, come è stata fatta. Allora quando ci siamo... Con chi eri? Agia sarebbe una gabbia? Un'agia, diciamo, che arrivavano da e morivano, questa è... Sì, una specie di trappola. Una trappola, agia. Sì. Allora in questo appuntamento, quando Mimmo Teresi mi dice che c'è questo appuntamento, disse: Mimmo, ma perché? No, dice: no, perché c'è la proprietà di Bontà, non aveva proprietà di Bontà, infatti c'è il subacchio, perché eravamo a casa nostra, perché da famiglia appartenevano a noi. Io non so, c'erano dei vecchi marchi, perciò la fiducia a Mimmo Teresi, ancora scemo, ci pensò, dice: non c'è nessun problema. E allora eravamo in 6 persone a dirci, però io e Manuela così non ci possiamo ir, e ci sono andati in 4. Mimmo Teresi. Lei rimase con Manuela D'Agostino, e io, Mimmo Teresi, Totuccio Federico, Angeluzzo Federico e Franco Giuseppe. E questi sono andati all'appuntamento, mezz'ora, un'ora, 2 ore, passarono 3 ore. Lei pensa che aspettava ancora l'appuntamento che aveva in rete, ha finito la festa di 4 persone. E chi ci usa il Camparocchio? Lei restò con D'Agostino ad aspettare? Sì. E poi ha avuto qualche visita in casa?
o comunque è stato trovato, l'hanno cercato qualcuno dopo? Sì, dopo io avevo arrivato a questo punto Emanuele D'Agostino, vedendo che ci avevamo lasciato le ultime 2 persone, di quelle veramente fidate e sincere. Pigliò, dice io ora mi faccio un passaporto e me ne vai a America. Se fai come ti pare, ci sia provvederò a Mersato. Allora lui mi spiegò cosa voleva fare per potersi salvare. Siccome lui era intimo amico di Saro Riccobono, molto fidato, perché era come un figlio di Saro Riccobono, si riunì Saro Riccobono. Saro Riccobono, pensando che lui era un vecchio poippone, dice oggi faccio piacere con Leonisi, che mi mangio pure a Manuela e a me me lasciano vivi. Invece con Leonisi, vecchie lupe, si mangiarono pure a Manuela D'Agostino e dopo si cucchiò la famiglia Riccobono. E così si fece nella piazza Polita. Allora, cerchiamo di parlare lentamente e poi in maniera che eventualmente io faccio qualche intervento per chiarire qualche frase. Io gentilmente lo vorrei aiutare anche in merito a avere questi problemi lei in aula. Io quando lei vede che sono in difficoltà lei mi ferma, dice per cortesia la ripete. Se lei parla più adagio, cioè più lentamente, vediamo di potercela fare. Aiuterebbe tutti, poi non solo me, perché io per la verità ho percepito tutto quello che lei ha detto. Ma purtroppo. Però è giusto che lo percepiscano tutti gli altri. Va bene. Perché il dibattimento è fatto per questo, e l'oralità è il contraddittorio. E allora, lei stava parlando di Rosario Riccobono. Sì. Vuole per favore riprendere il discorso che stava facendo, che ci stava raccontando la fine del Riccobono. La fine di Riccobono. Adagio, Come io avevo detto, era amico di Stefano Bontà. Era amico di Stefano Bontà. Molto intimo. Molto intimo. E questo Emanuele D'Agostino aveva una stima enorme, sembravano padre e figlio. Quando lui cercava che avevano ammazzato... Chi aveva la stima? Sia Riccobono verso Emanuele D'Agostino, sia Emanuele D'Agostino... Era una stima reciproca. Reciproca, sì. Sì. Sembravano padre e figlio. Quando è successo il fatto di Mimmo Terese, l'unica via del campo ci rimase di andare da Saro Riccobono, il signor Emanuele D'Agostino. Purtroppo arrivando là, è stato l'ultima sua giorni di vita, non si è saputo più notizia di Emanuele D'Agostino. Ci fermiamo là e andiamo più avanti. Nell'argomento di Saro Riccobono, tutta questa preparazione l'ha fatto sempre in mano il signore Corleonesi, perché era un membro della famiglia di Bontà. E allora Bontà, il primo amico, l'ha ucciso Emanuele D'Agostino. Emanuele D'Agostino finisce. Quando i signori Corleonesi si sono finiti di pulirsi le ersate, si sono tirati al signor Riccobono con la sua famiglia completa. È finito il signor Saro Riccobono. È rientrato nella piazza di Saro Riccobono il signor Pippo Cammino, detto Tignoso, di San Lorenzo. Pippo Cammino, detto Tignoso. Sì.